Dove eravate quando c'era Solinas? Ormai è il commento che si legge più di frequente sotto i nostri video, quindi ho deciso di rispondere qui. La risposta più semplice è: noi eravamo qui, eravamo sotto la regione a protestare, eravamo pochi. Questo è il problema principale. Quando c'era Solinas eravamo ancora pochi, quindi adesso che siamo tantissimi sembra che siamo saltati fuori dal nulla. Invece c'è stata una crescita costante nel tempo e adesso siamo tantissimi e saremo sempre di più. A chi dice dove eravate quando c'era Solinas, voglio ricordare che questa non è una protesta che è nata contro un presidente di regione. Questa protesta è nata contro il governo di Roma, è nata contro il governo Draghi, perché Conte prima e Draghi poi sono le persone che realmente hanno poi legiferato su queste cose. Quindi questa protesta è nata contro Draghi. Ecco, quindi a chi dice dove eravate quando c'era Solinas, eravamo a protestare contro i decreti di Draghi. Come la regione abbia reagito a quei decreti poi è un'altra storia. La protesta è nata contro Draghi, ecco, questo è fondamentale da capire. Contro Roma, e ancora contro Roma, perché noi non stiamo protestando contro la Tode, stiamo ancora protestando contro Roma. La protesta è nata contro Roma, contro i famosi decreti di Draghi, quello delle semplificazioni che permette a qualunque privato di espropriare a un altro privato. Questo problema, insieme alla totale assenza di controlli, permette, secondo me, anche il rischio che organizzazioni criminali espropriano le terre alle persone per bene. Siamo davvero davanti a una situazione di questo tipo, perché non sappiamo chi sono i proprietari di queste aziende, gran parte delle volte perché sono aziende di facciata, molte volte hanno lo stesso nome e cambia per esempio una lettera, un numero, quindi abbiamo Eco 1, Eco 2, Eco 3, Eco 4 fino a 100, poi abbiamo Eco AB, Eco AC, Eco AD e così via. La maggior parte di queste aziende sono aziende intestate sempre allo stesso proprietario, senza alcuna storia di nessun lavoro passato, senza dipendenti, senza fatturato, con 10.000 euro che è il capitale minimo che serve per aprire la società, e nessuno sembra preoccuparsi di chi siano i proprietari effettivi di queste aziende, che per molti possono essere le multinazionali mascherate da aziende locali, ma per altri possono anche essere le mafie, soprattutto le mafie. Poi le multinazionali lavorano per loro, ma non viceversa, ecco. Il decreto sulla decarbonizzazione, che è quello più infame, che io invito tutti a leggere, si trova su Google, la Gazzetta Ufficiale, decreto legge, Gazzetta Ufficiale, 29 marzo 2022. Ma lo trovi. E lì c'è scritto come funzionerà la decarbonizzazione in Sardegna, è scritto lì, nero su bianco. L'unica interpretazione possibile che si può fare di questo decreto è che le rinnovabili prodotte in Sardegna non servono a spegnere le centrali a carbone sarde. Ve lo ripeto, le rinnovabili prodotte in Sardegna non servono a spegnere le centrali a carbone sarde. Potrebbero servire senz'altro a spegnere le centrali a carbone nel resto della penisola, però in Sardegna no. E questa è una cosa specifica sarda, non pensate che è solo in Sardegna le centrali a carbone non vengono spente. Perché? Perché in Sardegna devono essere riconvertite secondo la legge. Quindi le centrali che abbiamo a carbone verranno, quelle che possono essere riconvertite a gas, verranno riconvertite a gas. E verranno create nuove centrali a gas. Quindi questo decreto condanna la Sardegna ad avere oltre 5.000 pale eoliche, infinite distese di pannelli fotovoltaici, anche 2-3 centrali a gas, perché questo dice il decreto. Quindi tutte quelle persone che dicono allora meglio il carbone, dovete andare a leggere questo decreto dove c'è scritto che il carbone viene sostituito dal gas. In Sardegna, non nel resto d'Italia, dove alcune centrali sono già state spente perché in Sardegna stiamo facendo le rinnovabili. La protesta non è nata per andare incontro alla Todde, la protesta è nata da queste cose che abbiamo imparato col tempo, quando abbiamo cominciato a riuscire fuori di casa, a socializzare, a incontrarci, ad andare in giro. Perché io mi sono accorto del problema dell'eolico un giorno che andavo a fare un video a Macchiareddu, quello della Fluorsid. E lì ho visto un parco eolico, ho scritto su Google parco eolico Macchiareddu, vedete c'è un'inchiesta, ho letto quell'inchiesta, ho iniziato a leggere i dati sull'energia e da lì ho detto no, cazzo, qui ci stanno fregando. Così è nata il mio interesse e in quegli anni è nato un po' a tutti l'interesse di scoprire di più. Quindi
Ho fatto dei video su questo tema e alcuni di questi video sono andati molto virali, soprattutto quello che abbiamo girato qui insieme a Sa Baracca del Subadro, dove abbiamo parlato del Tyrrhenian Link. C'è una cosa importante che bisogna capire: il Tyrrhenian Link è come se fosse il quartier generale di tutta questa operazione di produzione e esportazione di energia che sta avvenendo in Sardegna. E per la prima volta molti sardi hanno capito il concetto che c'è dietro questa lotta. È molto importante in questo momento che questa lotta si allarghi e che diventi una lotta di tutto il popolo sardo, perché questo sarà semplicemente un punto di raccolta dell'energia che verrà prodotta anche a centinaia di chilometri di distanza da qua, quindi è importante che questa lotta venga condivisa anche in altri territori. Questi video sul Tyrrhenian Link hanno acceso il dibattito. Durante la campagna elettorale alcuni dei miei video sono stati usati contro la Todde, anche contro altri candidati, però ovviamente senza il mio permesso. Questo è il primo video in assoluto in cui io nomino la Presidente. Non ho mai pubblicato video di persone che parlano male della Presidente, anche se io ho 100 gigabyte di comizi in cui si nomina la Todde, io non l'ho mai pubblicati. Non ho mai fatto attacchi diretti alla Presidente della Regione, anche perché comunque io ho gli strumenti per poterlo fare molto facilmente e non l'ho mai fatto, e ovviamente non rispondo di chi l'attacca usando i miei contenuti. Quei contenuti non sono fatti per attaccare la Todde, sono fatti per sensibilizzare i sardi. E detto questo, cosa è successo? È successo che comunque la Todde ha fatto una campagna elettorale dicendo che avrebbe risolto il problema e ha vinto anche grazie a questo. L'emergenza vera è adesso. Ci sono gli espropri, la gente non sa cosa fare, ci sono queste migliaia di aziende che hanno tutti gli stessi nomi, intestate a dei prestanome, che stanno espropriando le terre ai sardi per versare cemento e incassare gli incentivi. Cioè noi stiamo vivendo in questo periodo, vi rendete conto? Questo è veramente una cosa meschina, criminale, senza onore. Quindi basta dire dove eravate quando c'era Solinas. Eravamo un po' pochi, ma eravamo sempre qui a protestare. Dire dove eravate quando c'era Solinas è una cosa che è nata soprattutto per la polemica che alcune persone hanno iniziato contro l'Unione Sarda. Ci sono persone che affermano che il gruppo editoriale si interessi del problema dell'eolico solamente adesso che c'è la Todde. E quindi si cerca di trasferire appunto questa polemica sulle persone che manifestano. E quindi per questo la gente scrive dove eravate quando c'era Solinas, perché è la stessa cosa che scrive sotto gli articoli dell'Unione Sarda. E di questa polemica nata fra giornalisti, giornalai, editori, blogger, politici, ne parleremo in un altro video, perché ci sono tante cose da dire. Però è ingiusto trattare le persone che protestano in questo modo e cercare di denigrare. E un'ultimissima cosa invece, adesso non iniziate tutti nei commenti a scrivere che non si possono bloccare le autorizzazioni date da Solinas perché altrimenti le aziende fanno il ricorso e poi la regione deve pagare un sacco di multe. Di certo non è quello il problema, quindi non scrivete queste cose perché sono tutte cazzate. Chi si candida alla presidenza della regione ha anche il dovere e anche forse l'obbligo di mettere mano anche agli errori fatti nel passato, soprattutto questo, altrimenti a cosa serve? Dai, ci vediamo alla prossima, ciao!